Ciao a tutti e bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e oggi è il 19 ottobre 2024. Per me oggi è un giorno davvero speciale perché sono passati solo 10 mesi da quando è stato pubblicato il primo video su Hack Your Farm e oggi il canale ha raggiunto ben 1000 iscritti. Per celebrare questo traguardo ho pensato di portarvi dietro le quinte del mio canale, mostrandovi come nascono i miei video e dove ricerco le informazioni. In più vi farò dare un'occhiata esclusiva al mio setup rigorosamente autocostruito. Poi vi darò delle anticipazioni sui progetti e sulle costruzioni che andremo a fare sul canale. Seguite il video fino alla fine perché ci saranno delle sorprese che non vi aspettate da un canale di orticoltura. Allora iniziamo subito, andiamo a vedere cosa c'è dietro le quinte nel preparare un video da zero. La scelta dell'argomento. A volte la scelta dell'argomento prende spunto da una mia esigenza personale. Mi capita spesso di progettare un nuovo sistema idroponico, una compostiera, una lettiera CFT per i lombrichi, oppure un nuovo strumento di cui avrei bisogno. Altre volte cerco di trovare argomenti di interesse comune utilizzando semplicemente l'autocomposizione di YouTube oppure interrogando Google Trends. Quest'ultimo è fondamentale per trovare gli argomenti più ricercati dagli utenti di Google e quelli di tendenza emergente. Anche un'esperienza vissuta che ha suscitato in me una forte emozione può spingermi ad approfondire un argomento e a creare contenuti unici, spesso non presenti sul web. Ad esempio, se durante una vacanza scopro qualcosa di interessante, lo annoto immediatamente per poi sviluppare un contenuto coinvolgente in un secondo momento. Altre volte invece l'argomento da trattare parte da una chiacchierata con un amico oppure da una domanda di un follower del canale. La raccolta delle informazioni OSINT. Ma vediamo come raccolgo e valuto le informazioni. Una volta trovato l'argomento da trattare, cerco informazioni a riguardo, eseguendo una ricerca di informazioni OSINT. Non voglio dare nulla per scontato, quindi vi illustro cos'è l'OSINT. La ricerca OSINT, OSINT sta per Open Source Intelligence, è una disciplina dell'intelligence che si occupa di raccogliere e catalogare, ma anche analizzare, informazioni che sono pubblicamente disponibili, anche se a volte un po' nascoste. Queste informazioni possono essere recuperate da una varietà di fonti, semplicemente con i motori di ricerca come Google, come Bing e DuckDuckGo o altri meno conosciuti. Oppure possono essere recuperati analizzando i profili social, ad esempio su Facebook, Instagram o LinkedIn. O ancora esplorando le riviste e i giornali, frugando nei forum online, curiosando nei siti universitari e persino nel dark web. L'OSINT è utilizzata in molti settori, tra cui la sicurezza informatica, il giornalismo, la ricerca accademica ed è utilizzata anche dalle forze dell'ordine. Per dettagliare meglio come funziona una ricerca OSINT, la possiamo suddividere in 4 fasi principali. La raccolta delle informazioni. Qui si scandaglia il web in tutte le sue declinazioni per cercare qualsiasi cosa che riguarda quello specifico argomento. La scrematura, cioè la revisione e il filtraggio del materiale raccolto per eliminare il superfluo. L'analisi dei collegamenti e delle correlazioni tra i dati raccolti. È in questa fase che studio e analizzo le ricerche universitarie e non, verificando che siano accettate dalla comunità scientifica e se ci sono degli approfondimenti e revisioni degli studi da tenere in considerazione. Non è raro trovare che uno studio condotto da una università di un determinato paese poi venga smentito da dati di un altro studio condotto in un altro paese. Qui entrano in gioco fattori economici legati ai fondi concessi per le ricerche universitarie e a volte mi è difficile districarmi nelle ricerche che hanno prodotto informazioni contraddittorie. La rappresentazione delle informazioni e dei documenti trovati.
Per tenere traccia di tutto utilizzo alcuni software che mi semplificano la vita, come ad esempio strumenti per le mappe concettuali, in modo da non perdermi i pezzi per la strada, come ad esempio MindMaple Lite, che è gratuito, oppure software specifici per semplificare e accelerare le indagini OSINT, come ad esempio Foca, che è un software open source. Quindi, ricapitolando, ricerco sempre le risorse tra pubblicazioni di studi specifici di settore, report di aziende, ricerche e studi universitari, ma anche influencer e podcaster di settore a livello mondiale, per avere maggiori conferme e magari trovare anche nuove fonti. La creazione dello speech con i punti salienti. Una volta eseguite queste indagini OSINT ed aver organizzato le informazioni, passo alla creazione dello speech, cioè del parlato, e alla sua memorizzazione. Creo degli highlight o punti salienti in modo che durante la registrazione mi portino alla mente parti dello speech. Riprese del video. Dopodiché non mi resta che eseguire le riprese. Le riprese prediligo farle sul posto, all'aperto, ma purtroppo non sempre è possibile a causa del meteo o di rumori esterni. A volte c'è il vento forte, a volte la pioggia, altre volte passa il motocrossista campagnolo o c'è il trattore che taglia e imballa il fieno. D'altra parte, la vita in campagna è fatta di queste cose. Insomma, non è sempre possibile fare i video all'aperto. E per questi motivi, cioè in questi casi specifici, che utilizzo il mio piccolo angolo delle riprese, che è poco accessoriato, ma veramente funzionale. Anche se non sempre riesco, prima di girare un video, preparo il sito. Sistemo tutti quanti gli attrezzi necessari, in modo che siano a portata di mano. In alcuni casi devo fare anche in fretta perché ho poco tempo o magari sta facendo buio. Allora in quelle occasioni eseguo tutte quante le riprese che posso all'aperto e quelle restanti le giro al chiuso. Di solito scatto delle fotografie e giro dei mini video che utilizzo come repertorio. Capita anche che debba usare il personal computer, allora per riprendere lo schermo uso OBS Studio, che è completamente gratuito. Lo uso soprattutto quando cito le fonti visualizzando il documento che sto leggendo a video, oppure quando sto progettando qualcosa con il CAD. Nel caso del CAD, per evitare lungaggini, elimino le parti del video non necessarie, anche perché quando progetto dei pezzi meccanici ci impiego parecchie ore. Dopo averli progettati, se sono pezzi piccoli, per realizzarli utilizzo la stampante 3D. Ed anche in questo caso, se riesco, faccio un time-lapse mentre la stampante 3D deposita gli strati di polimero plastico. Montaggio del video con DaVinci Resolve. Con tutti i video e le fotografie che ho acquisito nei giorni delle riprese e anche con alcune di repertorio, inizio a fare il montaggio del video con la versione gratuita di DaVinci Resolve. Quando trasferisco i dati dallo smartphone o dalla fotocamera cerco sempre di mantenere un ordine digitale nel file system del PC. Almeno qui sono ordinato. Durante il montaggio video elimino le pause inutili e le sospensioni vocali troppo lunghe. In questo modo rendo più scorrevole lo speech ed il video nel suo complesso. Come ultima cosa inserisco le CTA, cioè le chiamate all'azione dello spettatore, dove si chiede ai follower di mettere un bel like e ai possibili nuovi follower di iscriversi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. L'ultima attività con DaVinci Resolve è quella di creare la miniatura che sarà la copertina del video. Per la copertina di solito utilizzo un frame del video stesso o di una fotografia, oppure chiedo a DALL-E di crearmene una, che poi modifico aggiungendo altri dettagli. Per chi non lo conoscesse, DALL-E è un algoritmo di intelligenza artificiale ad uso gratuito, capace di generare delle immagini a partire da descrizioni testuali. Si può utilizzare DALL-E sia dal sito di origine sia attraverso Copilot di Microsoft.
Fatto tutto ciò, non mi resta che esportare sia il video sia la copertina. Pubblicazione su YouTube. Ora apro YouTube Studio e carico il video con la relativa miniatura. La pubblicazione avviene nella modalità privato, così ho il tempo di aggiungere i sottotitoli nelle lingue volute. Inizialmente traducevo i sottotitoli solo in inglese, in seguito li ho anche tradotti in spagnolo e portoghese, poiché alcuni followers di Hack Your Farm sono residenti nei paesi in cui vengono parlate queste lingue. Da poco ho anche aggiunto il tedesco, poiché dalle statistiche di YouTube ho visto che un buon 5% delle visualizzazioni provengono dalla Germania e dalla Svizzera. Poi aggiungo anche il titolo e la descrizione per quelle lingue e per tradurre i testi uso Google Translate, che è gratuito, e penso che esegua una traduzione abbastanza accettabile, o almeno spero. Fatto questo, metto il video online per tutto il pubblico. Ci sono poi altre attività che vengono svolte una tantum, ma comunque utili, come ad esempio la creazione animata della intro, la creazione delle call to action o anche la ricerca di eventuali musichette royalty free da aggiungere ai video, che per esempio inserisco quando devo velocizzare un video. L'attrezzatura. Ora velocemente vi mostro la mia attrezzatura. Dico velocemente perché è veramente poca. Partiamo dallo smartphone che ha una fotocamera in 4K. Vi dico solo le caratteristiche tecniche e non il modello per non fare pubblicità gratuita alla casa produttrice. Poi ho una fotocamera reflex con cui faccio le fotografie e un action cam sempre in 4K che utilizzo in situazioni particolari dove è difficoltoso usare la fotocamera reflex. Per queste ho a disposizione 3 cavalletti. Uno robusto che uso per la reflex e l'action cam, un altro per lo smartphone e sempre l'action cam, e un altro per interni, autocostruito, che uso solo per la reflex. Per quanto riguarda i microfoni, ho acquistato questi lavalier Bluetooth per pochi euro ed effettivamente valgono davvero pochi euro. La carica inizialmente era sufficiente per girare un video da un'ora. Dopo 10 mesi di utilizzo la carica dura solo più 20 minuti scarsi. Quando iniziano a scaricarsi introducono dei fischi nell'audio dello speech ed è davvero difficile attenuarli, almeno per me che non sono un tecnico del suono. Quindi qui devo per forza provvedere ad acquistarne uno migliore. Per quanto riguarda le luci utilizzo dei semplicissimi faretti a LED da esterno, anche questi dal costo di una manciata di euro, che sono stati adattati per illuminare la scena girata in casa. Fin da subito ho acquistato un telo verde per poche decine di euro, modificandolo con degli hacks perché volevo che stesse ben teso e fosse semplice da montare e smontare. Al telo ho praticato longitudinalmente un'asola opposta a quella già presente. Nell'asola in alto scorre un listello di legno che serve per il fissaggio a muro e in quella in basso ho sistemato un tubo per le tende riempito con della sabbia per renderlo più pesante, in modo che tenga il telo teso. Meno pieghe ci sono e meno ombre ci saranno da eliminare durante la rimozione del green screen nel video editing. Devo dire che con il telo verde ho risolto il problema della difficoltà in certe occasioni a girare in esterno. Infatti posso cambiare lo sfondo con un click e trovarmi in un prato, con un click e trovarmi al mare, con un click e trovarmi su Marte. Vabbè, avete capito. Che bel sasso! Quasi quasi me lo porto a casa. No, scusa, non volevo arrivare qua prima di te. Me ne vado via subito. Ciao. Stavo dimenticando, questo te lo lascio qua, scusa. A proposito, se ti dovesse servire per caso una serra idroponica da mettere su Marte, chiedi pure. Ciao. Insomma, il telo verde mi ha davvero donato più tempo per girare i video. Infatti posso sfruttare maggiormente la sera tardi o il mattino presto.
Per me l'orto e YouTube sono solo dei passatempi piacevoli perché il mio lavoro principale è in un altro settore completamente diverso ed essendo il canale Hack Your Farm nato da un ludico impulso e come una sfida dove sperimentare qualcosa di nuovo, non ho voluto investire troppi soldi in attrezzature costose. Tra un attimo descriverò la mission del canale, così vi sarà più chiaro. Ovviamente sapevo che queste povere attrezzature non avrebbero potuto essere paragonate neanche minimamente a quelle professionali, ma il mio scopo non era quello di fare i video super fighi, ma bensì quello di condividere la mia passione, la mia esperienza con chiunque volesse mettersi in gioco per autoprodursi il proprio cibo in modo naturale e sostenibile. D'altro canto, non ero in grado di valutare a priori se questo tipo di video e di contenuti avrebbero avuto un riscontro positivo o destare interesse. Pertanto, con occhio attento al portafoglio, ho sempre cercato di utilizzare ciò che già avevo e talvolta anche costruendomelo, perché in fin dei conti sono un maker e mi diverte costruirmi le cose da solo. Questo è il dietro le quinte del mio canale. Ho tralasciato volutamente le attrezzature da giardino, perché oltre a quelle tradizionali presenti in ogni orto, ho in mente di fare un video sulla costruzione di un attrezzo che farà la felicità degli amanti del no dig. Ora però vorrei spendere qualche parola sul perché ho voluto creare Hack Your Farm, perché forse non è ancora emersa dalle acque torbide la sua reale mission. Per spiegare la mission parto dalla scelta del logo e del nome. Avrete certamente capito che il fiore bianco presente nel logo è un fior di loto stilizzato. Il fior di loto, per diverse ragioni culturali e anche spirituali, è considerato un simbolo di purezza. Forse perché in natura emerge dalle acque torbide e fangose, ma riesce comunque a fiorire in superficie senza macchiarsi, rappresentando la capacità di mantenere purezza e bellezza nonostante le avversità. Nel buddismo simboleggia il percorso verso l'illuminazione e la purezza dell'anima umana, che rimane intatta nonostante le impurità del mondo. È per questo che è considerato un simbolo di rinascita, rinnovamento e di crescita spirituale in molte tradizioni. Invece il nome Hack Your Farm ha una genesi totalmente diversa. Nel contesto moderno, il verbo inglese to hack viene usato per indicare una soluzione ingegnosa ottenuta con metodi e risorse non convenzionali, fuori dagli schemi del pensiero comune, ma che comunque è in grado di risolvere un problema o una determinata situazione. Quindi Hack Your Farm è una sorta di incitamento a migliorare con dei trucchetti la tua fattoria, la tua azienda agricola, il tuo orto. Ma qual è la mission di Hack Your Farm? L'industrializzazione del cibo ci ha abituati a pensare al cibo come a una risorsa necessaria, ma sempre più distante da noi, trasformandolo in un prodotto di massa. Sappiamo bene tutti che quando un bene comune diventa un prodotto di massa, perdiamo il totale controllo su di esso, a partire dal controllo della produzione, passando al suo costo economico reale, che a sua volta influisce sulla sua genuinità e sull'impatto sostenibile sia per l'uomo che per l'ambiente. La mission di Hack Your Farm è riavvicinare la produzione di cibo alle persone, incentivando pratiche agricole localizzate che rispettano l'ambiente, migliorando la qualità della vita nelle città. I progetti che vengono proposti nel canale hanno l'obiettivo di invogliare le persone a costruire sistemi innovativi ed economici di agricoltura fuori suolo, che siano semplici da realizzare in piena autonomia, sul proprio balcone o sul proprio terrazzo. Il valore aggiunto rispetto ai sistemi di coltura fuori suolo tradizionali è che quelli proposti da Hack Your Farm si basano su soluzioni nutritive derivate da sostanze organiche, già presenti negli scarti organici urbani, che vengono compostati e poi elaborati e arricchiti da quei lavoratori infaticabili che chiamiamo lombrichi.
Proprio loro, i lombrichi, sono al centro di tutto il progetto di vera sostenibilità, perché è attraverso loro che lo scarto organico si trasforma in nutrimento per le piante, addizionato di batteri buoni che aiutano le piante a crescere forti e sane. Con questo non voglio assolutamente affermare che le sostanze nutritive originate da sintesi chimica siano da bandire, ma che è possibile ottenere delle ottime sostanze nutritive per le piante anche dagli scarti organici. In fin dei conti prendiamo come esempio un elemento chimico, il potassio. È sempre lo stesso elemento chimico, sia che sia stato prodotto da sintesi chimica, sia che sia stato estratto da scarti organici, cioè elaborato dai batteri decompositori. Ciò che cambia è il metodo produttivo. Il primo è svolto dalle fabbriche, con ovviamente processi costosi più o meno inquinanti. Il secondo è ottenuto utilizzando sistemi naturali gratuiti che non inquinano e sono operanti da milioni di anni. Bene, mi fermo qui. Come avrete capito, anche se i temi che tratto sono temi di nicchia, il lavoro necessario per fare un singolo video è davvero tanto. Quindi un enorme grazie a tutti i 1000 followers che si sono iscritti fino ad ora al canale e che hanno creduto nei progetti di Hack Your Farm. Il vostro supporto è stato davvero incredibile e mi motiva a continuare a creare nuovi contenuti sulla sostenibilità delle coltivazioni, sia in terra che fuori suolo. Spero che continuerete ad ispirarmi e ad aiutare sempre più persone che vogliono coltivarsi autonomamente ortaggi in casa. Non vedo l'ora di condividere con voi tante altre avventure e contenuti interessanti. A tal proposito vi voglio dare un'anteprima su un progetto che sto pianificando da tempo, ma che per motivi di tempo ho dovuto rimandare più volte. Si tratta di un impianto per le fragole in idroponica sotto serra. La serra è ormai completata e a breve inizieranno i video della costruzione passo passo del sistema NFT, canaline comprese. Ci sarà anche tutta la parte di automazione. Quindi davvero un enorme grazie a tutti per essere parte di questa community. Ciao!